a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti al primo video ufficialmente filmato nel mio nuovo studio. Gioia e giubilo Habemus Studios. In realtà Habemus Studios già da un sacco di tempus era più che altro un problema mio del non sentirmi ancora pronta ad inaugurarlo, perché nel corso di queste settimane a dir poco bislacche sentivo più la necessità di qualcosa di più intimo, di più immediato, un po' più TV verità. Ma adesso è giunto il momento di inaugurare questo spazio. Come vedete ho scelto un background minimal, poi mi sembrava un po' troppo minimal. Ci ho buttato dentro un cespo di fiori finti di 2000 colori, così sempre perché un po' di qua, un po' di là, come al solito. Comunque benvenuti nel mio studio e benvenuti anche al video di oggi che, come avrete letto nel titolo, è un tutorial per creare un collage, e ho scelto questa tecnica che tra l'altro non avevo mai affrontato davvero, perché è una tecnica molto versatile che vi permette di lasciare libera la vostra creatività e la vostra fantasia utilizzando cose che potete avere sotto mano: riviste, giornali, fotografie di famiglia, fiori secchi, fiori finti, oggettini, e metterli insieme in una composizione che segua proprio il vostro gusto personale. Se poi avete anche un computer e una stampante a colori, le possibilità sono infinite, perché potete scaricare e stampare immagini e rendere i vostri collage ancora più ricchi e particolari. Nello specifico io oggi vi mostrerò come creare questo quadretto. È un quadretto di piccole dimensioni perché questa era la cornice che avevo sotto mano e volevo che fosse vibrante, con colori accesi, molto allegro, che trasmettesse positività, e così ho scelto come soggetto Carmen Miranda. Per chi non la conoscesse, attrice ballerina molto colorata, insomma. E ho creato a computer, tra le altre cose, anche un cartamodello che, se volete, potete scaricare e utilizzare anche voi come base. Ho anche aggiunto una citazione che mi sembrava perfetta per questo momento, che dice: la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare nella pioggia. E quindi Carmen Miranda, ballerina che balla nella pioggia, un po' come tutti noi dobbiamo imparare a convivere con questo momento non proprio glorioso, mettiamola così. Se l'idea vi piace e volete saperne di più, io come sempre vi invito a continuare a guardare questo video, ed ecco quello che vi servirà per realizzare questo progetto. Il cartamodello da utilizzare come base, che potete scaricare gratuitamente sul mio blog. Trovate il link nella info box sotto al video oppure cliccando sulla i comparsa in alto. In alternativa potete utilizzare ritagli di riviste, fotografie, bottoni, fiori secchi, della pittura, insomma tutto quello che vi viene in mente. Della colla a caldo, della colla per carta oppure della colla vinilica, un taglierino, delle forbici, una cornice e dei pompon gialli, ma sono opzionali. Se deciderete di utilizzare il mio cartamodello come base, procedete a scaricarlo e stamparlo su carta oppure cartoncino usando una stampante a colori. Dopodiché ritagliate i vari dettagli che lo compongono. Se invece preferite usare materiali diversi, iniziate ritagliando una porzione di carta o cartoncino delle stesse dimensioni della cornice che avete scelto, in modo che faccia da base per il vostro collage. Dopodiché selezionate le immagini e le decorazioni che volete inserire in modo che si adattino le une alle altre, sia dal punto di vista cromatico che nell'ottica della composizione finale. È consigliabile scegliere un'immagine principale che diventerà il focus del vostro collage e scegliere gli altri componenti di conseguenza. Potete ritagliare le immagini ed i dettagli che avete scelto utilizzando delle forbici, un taglierino, oppure anche strappare lungo i bordi in modo che rimangano un po' più frastagliate. Come vedete io ho usato forbici e taglierino. Se vi interessa, nel mio cartamodello troverete anche questi fiori che potete assemblare. Per farlo vi basterà arricciare leggermente le estremità con una matita oppure un pennello per renderli più tridimensionali e poi incollare le varie parti una sull'altra a partire dalla più grande per arrivare alla più piccola, utilizzando colla per carta oppure colla a caldo, proprio come vedete.
Io ho inserito un pompon giallo al centro, ma è opzionale, anche perché nel cartamodello trovate comunque la parte gialla centrale in cartoncino. Una volta che avrete ottenuto tutti i dettagli che intendete utilizzare, iniziate a disporli sulla base in modo da creare una composizione equilibrata sia nei volumi che negli accostamenti di colore. Vi consiglio anche di aggiungere delle frasi oppure delle parole particolarmente significative che potete ritagliare da qualche rivista. Potete aggiungere anche delle strisce di colore applicate con il pennello oppure ritagliandole da cartoncini colorati. In poche parole, lasciate libera la vostra creatività. Quando sarete soddisfatti della composizione creata, procedete ad incollare i dettagli sulla base utilizzando colla a caldo, colla vinilica, colla per carta, ma anche ago filo, nastro, insomma, il bello di questi collage è che non ci sono regole, tutto quello che funziona per il vostro scopo è utilizzabile. Quando il collage sarà finito non dovrete far altro che inserirlo all'interno della cornice che avete scelto e il gioco è fatto. Ed ecco qui il progetto finito, pronto per essere appeso e portare un po' di colore nelle vostre case. Come dicevo all'inizio, la mia è solo un'idea che potete prendere come spunto o come punto di partenza, perché la bellezza del collage è proprio quello di poter essere realizzato con materiali che avete sotto mano. Vi servirà solo un po' di fantasia, del cartoncino, della colla, delle forbici e il gioco fondamentalmente è fatto. Se invece volete usare come base il cartamodello che ho disegnato per voi, vi ricordo che sul mio blog troverete altre immagini del progetto finito insieme alla lista di tutti i materiali necessari, compreso proprio il link per scaricare il cartamodello, e il link al mio post dedicato dove trovate tutto ciò è nella info box qui sotto, oppure cliccando sulla i che sarà comparsa qui sopra la mia testa. Direi che per oggi non c'è altro. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, vi abbia ispirato a lasciare libera la fantasia e la creatività. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi non c'è altro, baci a stampo a tutti quanti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!